Ciao a tutti, bentornati sul canale. L'ultima volta che sono stato da queste parti, circa un mese e mezzo fa, ho fotografato un camoscio lì solitario sulle creste del Portella del Monte Aquila, per cui oggi sono tornato con un'attrezzatura un po' più adatta alla fotografia di animali selvatici, di wildlife. Ne parleremo più avanti. E sono tornato al Gran Sasso, anche se il programma di oggi è leggermente diverso dall'ultima volta. In ogni caso vorrei andare verso la sella di Monte Aquila e poi a girarmi un po' lì e provare questa nuova attrezzatura. Nuova in realtà non è, perché è già uscita da un po' di tempo. Si tratta della OM1 e della OM System, e con un po' di attrezzatura. In questo caso oggi ho portato un grandangolo tutto fare e un teleobiettivo con un teleconverter, nel caso in cui magari incontrerò qualche animale selvatico. E se non avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video per incoraggiamento e rimanete con me, perché quella di oggi sarà una puntata così un po' diversa dalle ultime, un po' più fotografica e meno escursionistica. Chi ha visto altre puntate qui sul mio canale realizzate in zona Gran Sasso, Campo Imperatore, sa che io preferisco salire in cresta da quella parte, verso il rifugio Duca degli Abruzzi, perché la salita è più veloce e poi l'impatto visivo sulla montagna è sicuramente più impressionante, più di alto livello. Invece oggi ho deciso di passare per la sella di Monte Aquila, che sta lì in fondo a quella salita, perché il sentiero è più ombreggiato e poi oggi un po' di nuvole mi aiutano a tollerare un po' il caldo. Giù a valle, in città, oggi c'erano circa 40 gradi. Oggi qui in montagna ce ne sono 25. Non è freschissimo, però c'è un venticello. Quando la nuvola si copre un po' il sole si sta bene. L'atmosfera però, come potete vedere, è piuttosto umida e la fotografia di oggi sarà un po' complicata. Poi tra l'altro sto prendendo le misure con la OM1, che è una macchina che conosco, però insomma non utilizzo da quasi un anno, e per cui sarà interessante tornare a fotografare con questo sistema OM System, che sicuramente è il più indicato per queste fotografie di escursionismo. Ma ora mi aspetta un po' di salita, vedete c'è uno zig-zag da quella parte, e poi andrò un po' alla ricerca di fotografie, magari spero di qualche camoscio, perché no? Circa 30 o 40 minuti ho raggiunto la sella di Monte Aquila, qui tra la montagna, il Corno Grande, Monte Aquila appunto, e la sella del Portella da quella parte. È un luogo veramente bellissimo, è quasi il portone d'ingresso principale al Gran Sasso, alle montagne più alte del Gran Sasso. Infatti come vedete di là c'è il Corno Grande, ma ci sono anche tutti gli altri giganti qui intorno, il Pizzo di Intermesoli, il Montecorvo, il Pizzo Cefalone da quella parte. Sono un po' indeciso sul da farsi, perché l'ultima volta che sono stato qui ho raggiunto il Monte Aquila di là, quindi non mi va di tornare lì sopra,
magari mi girerò un po' qui intorno alla ricerca di qualche camoscio. Devo dire la verità, oggi vorrei proprio incontrarlo e probabilmente non lo incontrerò. Prima di continuare il video di oggi però vorrei raccontarvi che cosa è successo con OM System. OM System è il brand che ha rilevato il vecchio Olympus. In effetti su questa macchina c'è ancora scritto Olympus sopra come marchio, e sta portando avanti una produzione con alcune camere nuove, la OM1, OM5, e ci sono insomma qualche obiettivo al marchio OM System. L'anno scorso ho collaborato con loro perché mi hanno prestato per diversi mesi, 9 mesi, quindi un periodo molto lungo, un corredo appunto OM System composto da questa macchina fotografica OM1 e diversi obiettivi. Mi sono trovato bene, però poi chiaramente ho dovuto restituire il materiale. Ho però chiesto ultimamente di avere ancora in prova qualche obiettivo, qualche macchina fotografica, e molto gentilmente mi hanno risposto e mi hanno inviato un po' di materiale. Lo scopriremo nei prossimi video. Tengo però a precisare che questa mia collaborazione con Olympus non è retribuita, per cui tutto quello che sentirete dire su questa attrezzatura sarà veramente frutto della mia esperienza e dei miei test che porterò avanti per diversi mesi, perché questa camera con gli obiettivi che ho in prova saranno con me fino a gennaio. Per cui voi tutti che utilizzate OM System e magari avete curiosità di conoscere qualche funzione così, potete sicuramente chiedermi lasciando un commento e di approfondire qualche tematica, qualche funzione, qualche caratteristica degli obiettivi che ho in prova. Un po' intorno alla Sera di Monte Aquila, poi alla fine ho deciso di percorrere il sentiero che conduce al rifugio Duca degli Abruzzi, passando per il Picco Confalonieri a circa 2400 metri. In questo momento sono a 2003 più o meno, e l'ambiente è veramente incredibile, bellissimo. Si tratta di una pietraia qui sotto, su questo fianco della montagna, e il panorama è veramente stupendo. Guardate tutto campo pericoli di qua. Purtroppo però l'ambiente è molto umido, c'è molto caldo e foschia nell'atmosfera, per cui le montagne da quella parte, oltre campo pericoli, sono davvero offuscate, sembrano quasi appannate. La fotografia è un'attività molto complessa e difficile in queste serate così umide, e con l'obiettivo che sto provando, l'8-25, addirittura è possibile con lo stesso soggetto realizzare 2 foto completamente diverse, dove con la stessa lente è possibile fotografare un gruppo di fiori quasi macro, insomma molto ravvicinati, macro sicuramente no, e lo stesso gruppo invece ambientate nel loro ambiente, appunto, addirittura con lo sfondo della montagna del Gran Sasso. E questa è proprio la caratteristica, la bellezza di questo sistema, che con un piccolo ingombro è possibile avere degli obiettivi con una escursione focale davvero molto interessante, specialmente nella fotografia di escursionismo. Adesso io mi arrampico un po' qui su questo ultimo pezzo di pietraia e magari passerò per la cresta del Picco Confalonieri.
trovato questo punto abbastanza riparato dal vento dove si riesce a parlare senza frenare troppo, ed è una cresta stupenda perché separa Campo Pericoli di qua e Campo Imperatore da quest'altra parte, che è chiaramente molto più grande. Guardate in fondo fino al Monte Bolza, il Voltigno da quella parte, si nota molto l'umidità. Purtroppo questo è il periodo estivo e in montagna è complicato, però non mi lamento perché è proprio un bellissimo ambiente e stare qui è sicuramente meglio che a 40 gradi giù in città. Gli ultimi metri prima della vetta e poi vediamo che cosa fare per il tramonto. Ed anche oggi in prossimità del tramonto, quasi a una mezz'oretta dal tramonto, ho raggiunto una bellissima cima over 2000. Infatti sono qui sulla vetta del Picco Confalonieri, 2422 metri. Qui c'è una targa che indica la vetta. Questa è una montagna che una volta, fino a qualche anno fa, per me era l'anticima est del Monte Portella, che è questo gruppo, come dicevo prima, che divide Campo Pericoli di qua e Campo Imperatore, e il Portella arriva fino quasi sotto al Pizzo Cefalone, insomma in linea d'aria da quella parte, e dove è situato proprio a 2 passi da qui il rifugio Duca degli Abruzzi. E questa è una serata un po' così per prendere confidenza, per riprendere confidenza con questa macchina, per cui non mi ero fatto un programma preciso, però sono contento di aver comunque raggiunto una bellissima vetta super panoramica. Come dicevo prima, purtroppo l'ambiente è un po' offuscato, per cui insomma la fotografia è difficile, però visto che ci sono, a questo punto aspetto il tramonto e vediamo che cosa succede. Qualche cosa succederà sicuramente. Magari proverò l'obiettivo 40-150 f2.8 così per qualche paesaggio, panorama, e magari si farà vivo il camoscio, però credo che oggi, siccome è una giornata molto calda, questi animali rimarranno più in quota verso magari il bivacco Bafile o comunque dove è un po' più fresco. Qui in questo momento, guardate, sono quasi 2500 metri e sono in maniche di camicia e si sta bene, quasi quasi è caldo. Io comunque a questo punto rimango qui, aspetto il tramonto che ci sarà tra una mezz'oretta e noi ci vediamo più tardi per vedere com'è andata questa sessione fotografica. Non manca molto al tramonto ancora e ho deciso di rimanere qui sulla vetta del Picco Confalonieri per testare un po' per la prima volta questo bellissimo teleobiettivo. Sto cercando di fotografare in lontananza un po' i dettagli delle rocce, qualche chiaroscuro e da quella parte lì un po' in controluce le sagome della montagna. Ma per il tramonto vero e proprio tornerò a montare il grandangolo, perché vorrei includere nella mia fotografia un po' questa scena che vedete dietro le mie spalle, con il Pizzo Cefalone, il Monte Corvo, Pizzo di Intermezzo, il sole che scende dietro e magari un primo piano qui con qualche fiore o qualche roccia che crea veramente un interesse verso la montagna, quasi come uno spunto per guardare in fondo verso il tramonto. Mettiamoci al lavoro e vediamo che cosa esce fuori.
purtroppo ormai anche l'avventura di oggi è finita. Sono qui nei pressi del rifugio Duca degli Abruzzi e devo tornare giù alla macchina che è parcheggiata al piazzale di Campo Imperatore. Il sentiero non è molto difficile, sarà a parte al buio e in circa 30 minuti forse dovrei essere alla macchina. Quello di oggi è stato un pomeriggio così un po' particolare, niente di eccezionale per quanto riguarda il tramonto o la fotografia in generale, perché la giornata è stata calda, ma volevo trovarmi oggi in un punto che conosco per essere sicuro un po' delle luci, delle composizioni, così per testare la OM1 della OM System, una macchina fotografica che mi accompagnerà per qualche avventura nei prossimi tempi. Io vi ringrazio per avermi accompagnato qui sulle creste del Gran Sasso, per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere poi i prossimi video fotografici ed escursionistici e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!